Il level design è la progettazione degli spazi all'interno di un videogioco. Vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo ad un prossimo video. In realtà c'è molto di più da dire a riguardo. Oggi infatti andiamo ad approfondire il ruolo del level design nella progettazione e sviluppo dei videogiochi e la figura del level designer. Il level design non è solo la progettazione strutturata di spazi e livelli di un videogioco, ma gestisce anche ritmo, ostacoli e flusso dell'esperienza. Creare un livello significa definire limiti, percorsi, gestire la difficoltà e determinare il tono dell'esperienza attraverso il posizionamento di elementi interattivi e ambientali. Il level design costruisce un'esperienza attorno al gameplay, creando situazioni di gioco che generino apprendimento, tensione, soddisfazione, direzionando l'attenzione del giocatore e la sua risposta emotiva. Potremmo quindi dire che il level design è un ramo, un'estensione del game design, ovvero la progettazione di giochi. La figura del level designer è infatti nata come branca e specializzazione del game designer, figura che nei primi tempi dello sviluppo di videogiochi si occupava di molteplici aspetti della creazione, talvolta anche tutti, dal concept iniziale alla programmazione, passando per la struttura dei livelli, la grafica e il suono. In un contesto in cui i team erano composti da una o poche persone, non esisteva una suddivisione netta dei ruoli. Il level design era integrato nel codice e trattato come un'estensione funzionale del gameplay, cosa che comunque è. Con l'aumento della complessità tecnologica, soprattutto con l'introduzione di ambienti tridimensionali innavigabili e contenuti interattivi sempre più articolati, è emersa la necessità di una figura dedicata alla progettazione spaziale, capace di modellare ambienti coerenti, leggibili e stimolanti dal punto di vista ludico e narrativo. Da lì il level designer si è affermato con calma come professionista specializzato nella costruzione dell'esperienza di gioco attraverso l'organizzazione e la creazione dei livelli dello spazio, la gestione del ritmo, la disposizione delle sfide e l'uso dell'ambiente come strumento di comunicazione e progressione. Nei primi anni dell'industria videoludica, come abbiamo detto, non esisteva la figura del level designer e se per questo in realtà anche del game designer. Molti attribuiscono l'origine del level design negli anni 80, periodo in cui nascono e si sviluppano come funghi i giochi 3D appunto, che introdussero non solo mappe tridimensionali, ma anche concetti nuovi di level design grazie all'avanzamento degli engine e modding tools, strumenti di sviluppo che favorivano l'esplorazione, la replayabilità e davano valore agli emergenti strumenti di modding e editing. Si può quindi ricondurre la genesi, una sorta di protofigura lavorativa del level designer per come lo conosciamo oggi, dai lavori sulle prime progettazioni spaziali dei primi giochi 3D, in particolare con il periodo dei primi first person shooter come Wolfenstein 3D e Doom, ma anche RPG in terza persona come Ultima Underworld e Stygian Abyss. Questi giochi pionieristici hanno trasformato l'approccio ai livelli, introducendo spazi dinamici con nuovi elementi interattivi e livelli immoddabili. Questa trasformazione tecnica e metodologica ha fornito le basi affinché emergesse la figura del level designer come professionista specializzato. Wolfenstein 3D introduce ad esempio push walls, muri spingibili che rivelano stanze segrete, atte ovviamente ad incentivare l'esplorazione. Doom è anch'esso un esempio di un gioco emblematico che attraverso il suo motore supportava una serie di nuove caratteristiche che rendevano finalmente possibile ambienti realistici e interattivi. Anziché limitarsi a porte apribili, Doom offriva la possibilità di alterare il mondo di gioco utilizzando interruttori e trigger per attivare degli eventi. Questi eventi potevano andare da una serie di scale che spuntavano dal terreno a una stanza piena di mostri famelici e quasi invisibili, fino a ponti che emergevano da una melma tossica. Inoltre, Doom ha aggiunto gli ascensori che potevano sollevare i giocatori a diversi livelli all'interno del mondo di gioco, o se usati in modo leggermente diverso potevano agire come pistoni e schiacciare i giocatori contro un soffitto. Inoltre, il supporto del motore di Doom per pavimenti e soffitti ad altezza variabile significava anche che, oltre a potersi muovere su tutti e tre gli assi, era possibile creare architetture più complesse. Tavoli, altari, piattaforme, corridoi bassi, scale che salgono e scendono, caverne spaziose e altri oggetti potevano essere creati utilizzando la geometria. La possibilità di attivare eventi che potevano liberare i mostri o alterare la geometria ha portato i progettisti di livelli a creare una serie di trappole sorprendentemente complesse che i giocatori dovevano scoprire durante il gioco, favorendo e introducendo al mondo videoludico non solo livelli molto più interattivi, ma anche un principio di esplorazione e novità.
Parlando però dello sviluppo e nascita del level design, non si può non citare sempre negli anni 80-90 lo sviluppo dei platform e in generale giochi a scorrimento 2D con focus sui livelli. E seppur spesso meno complessi in termini di forme e ostacoli di livello, ciò non li rende a mio avviso meno importanti per l'origine di questa disciplina. Nonostante siano poco citati dalle fonti sulla storia del level design, ritengo sia importante ricordare questo pezzo di storia, perché come vedremo più avanti nel video, il level design è una disciplina che abbraccia tutti i tipi di giochi al giorno d'oggi, 2D, 3D e tutto ciò che sta nel mezzo. La nascita ed espansione dei platform 2D anni 80 proviene da giochi come Donkey Kong e Pitfall, che gettarono le basi per un genere di giochi fortemente incentrato sul flow di livello, l'esplorazione e l'utilizzo degli spazi per creare ostacoli e inserire nemici da superare. Donkey Kong, uscito nel 1981, fu uno dei primi giochi a inserire il concetto di platform con le sue meccaniche di arrampicata sulle scale e di salto nel barile. Successivamente Pitfall nell'82 ha ampliato questo concetto aggiungendo livelli più complessi e una varietà di pericoli. Successivamente poi con l'avvento del NES, giochi come Super Mario Bros. E Castlevania perfezionarono la formula portandola anche a più popolarità, aggiungendo maggiore profondità al gameplay, l'uno approfondendo controlli stretti, segreti e livelli variegati e l'altro introducendo livelli più cupi e atmosferici e concentrandosi sull'esplorazione e sul combattimento. Per parlare della figura del level designer oggi, dobbiamo partire da una distinzione dal padre, il game designer. Il game designer si concentra tendenzialmente sui sistemi generali che definiscono il funzionamento del gioco nel suo complesso. Movimento, camera, nemici, combattimento, controlli e sistemi. Il level designer lavora con e per questi sistemi per modellare l'esperienza specifica del giocatore in ogni spazio di gioco. Definisce le strutture, gli spazi, il ritmo degli eventi, il flusso di gioco, il posizionamento di oggetti, aree di combattimento e nemici. Potremmo dire che se il game designer costruisce le regole del mondo, il level designer crea il palcoscenico dove queste prendono vita. Come abbiamo detto parlando della storia, la maggior parte della teoria del level design si basa sull'architettura e gli spazi di giochi 3D, a partire dall'origine del ruolo negli anni 80-90, quando gli sparatutto erano molto diffusi. Tuttavia, nel corso dei decenni, il confine fra 2D 3D tra videogioco ed esperienza interattiva è diventato sempre più labile e mi permetto di dare la mia opinione dicendo che molti dei pilastri di level design e concetti che citerò in questo video non sono solo legati agli ambienti 3D di videogiochi, ma a tutti i tipi di videogiochi che necessitano design degli spazi, nonché elementi comuni all'architettura e alla cinematografia. I videogiochi attingono a molti mondi e molte arti per portare a schermo un'esperienza interattiva e multimediale. Per i giocatori potrebbe non esserci differenza fra design del livello e ambiente, quindi parte dell'obiettivo di questo video è anche farvi capire tutte le sfumature di esso e come effettivamente nascono i livelli. Esistono infatti più modi, potremmo dire, di intendere il level design. Il senso formale, tra virgolette industriale, aziendale, slegato dalla parte di environment, dove il level designer e gli artisti, siano essi environment, lighting, sono figure separate, oppure il senso comune e ampio level design che include gli ambienti e qualunque cosa ci sia in uno spazio di gioco o livello. Queste differenze, come molti dei ruoli nella game industry, sono talvolta sovrapposti a seconda della realtà del lavoro, ma sono in ogni caso sempre complementari, perché la creazione di un videogioco è qualcosa che interessa diverse skill e nel caso della composizione di un livello tantissimi aspetti. Un livello è una combinazione di design spaziale, arte e cultura, architettura, psicologia, programmazione. Un livello ha una storia, una cultura e anche un intento e il level design deve quindi parlare all'intera esperienza di gioco. Nella prima definizione che abbiamo dato, un level designer si occuperà principalmente di creare la struttura spaziale di livelli e il flow del gameplay all'interno di essi, attraverso documentazione, layout e blocchi, ma anche identificando, inserendo e bilanciando gli ostacoli presenti e gli elementi di gameplay nel singolo livello.
a meno che la struttura di lavoro non sia ancora più specializzata, e in quel caso possono esserci puzzle designer, encounter designer e così via. Come abbiamo detto prima, però, un level designer deve comunicare o incorporare nel suo lavoro, in caso sia da solo, con varie figure, tra cui i game designer, i programmatori, i developer e gli artisti. In particolare chi si occupa di environment, che si concentra sulla scenografia, modelli, materiali, chi si occupa della parte tecnica e di lighting, che lavora su VFX, materiali, illuminazione. Ciò che in gergo si chiama dress up, italianizzato talvolta vestizione, mette a schermo gli obiettivi di progettazione e level design, i percorsi, le affordance e gli elementi architettonici e naturali dell'esperienza, e rappresenta una parte preponderante dell'esperienza del giocatore, perché porta a schermo nel prodotto finito il lavoro di progettazione del livello, e vengono affiancati nello sviluppo degli elementi dei livelli da appunto i developer, con cui un designer deve interagire non solo per allineare il suo design, la sua progettazione al gioco, ma anche per rendere funzionale e funzionante il livello di gioco. Ma quali sono i pilastri del level design? Ovvero i concetti che per chi fa questa attività sono centrali. Ho cercato di raggrupparne una decina circa, ma per qualsiasi approfondimento trovate tutte le fonti in descrizione. Il primo dei pilastri è l'intento, ovvero il nucleo concettuale che definisce cosa deve comunicare, offrire il gioco attraverso i livelli. Può trattarsi di una sfida, di un momento narrativo, di un'ambientazione immersiva o una specifica emozione. L'intento guida la coerenza fra il game e il level design, i sistemi di gioco, la narrativa, e si definisce già nella fase di pre-produzione, ed è profondamente correlato anche agli obiettivi, al tono e all'identità dei livelli e del gioco. Un altro pilastro può essere l'obiettivo del livello specifico, ovvero cosa devono fare i giocatori, dove devono arrivare, qual è lo scopo del livello, ma anche esistono obiettivi secondari? Gli obiettivi possono essere espliciti, comunicati chiaramente, o impliciti, da dedurre tramite elementi di gameplay o di livello, o guidati dal giocatore, ovvero emergenti da delle sue scelte, e sono fondamentali per integrare il gameplay con l'esplorazione e la progressione. Successivamente è importante la logica visuale, ovvero la struttura visiva con cui il giocatore percepisce e interpreta l'ambiente, spesso legata alla navigazione. Questa riguarda non solo il movimento e il traversa, ma anche la gestione della camera, delle architetture e le transizioni spaziali, affinché l'utente possa orientarsi in modo intuitivo e coerente con le regole del gioco. Questo potrebbe includere anche il fatto di orientarsi in modo non intuitivo e di perdersi nell'ambiente se il gioco lo richiede. Un altro aspetto essenziale è il ritmo, ovvero la distribuzione degli elementi di gioco nel tempo e nello spazio. Il ritmo determina la dinamica dell'esperienza, alternanza tra fasi intense e momenti di respiro, densità di incontri e gestione della tensione. È uno strumento potente per modellare l'emotività e la concentrazione del giocatore, ed è propria non solo del level design di per sé, ma anche della gestione del design del flusso di gioco. Fondamentale per l'accessibilità è anche il concetto di affordance, cioè la leggibilità funzionale degli elementi di gioco all'interno dell'ambiente. Un ambiente ben progettato suggerisce al giocatore cosa può fare, dove può andare, cosa è importante. Le affordance si basano su metriche chiare, dimensioni e proporzioni, e sulla coerenza tra funzione e forma, ma anche color coding. E qui torniamo anche al concetto di logica visuale che si applica in tutti i casi a seconda che stiamo parlando di un oggetto, di un'architettura o di un elemento naturale. In questo contesto gioca un ruolo anche il color coding, appunto. In questo contesto la luce e i colori possono essere usati sistematicamente per comunicare significati, orientare il giocatore e distinguere anche elementi interattivi. Infine, un altro pilastro centrale è la narrazione ambientale, che spesso è incorporata non solo nell'environment design, ma anche nel level design. Gli spazi infatti diventano strumenti di racconto, architetture, oggetti, segni e percorsi raccontano eventi, stati emotivi, memorie del mondo di gioco. Questa pratica, che ha radici nel design architettonico e museografico, è una componente chiave per costruire esperienze profonde dove lo spazio non solo ospita l'azione, ma la racconta. Ho anche approfondito questo argomento trattando di come gli ambienti possono raccontare una storia in un mio precedente video, se volete approfondire.
Quindi questi sono i concetti principali che ruotano attorno al level design. Ma se volessimo approcciare questo mondo, come potremmo fare? Esistono molti approcci diversi per iniziare a costruire mappe e livelli di gioco. Un primo passo fondamentale è la prototipazione. Essa può essere sia cartacea o attraverso vari tool a vostra disposizione. Ci sono diversi tool che vi permettono di creare layout anche direttamente su browser, oppure potete fare come Hideo Kojima. Scherzi a parte, Metal Gear, i livelli di Metal Gear sono stati veramente concettualizzati e testati attraverso l'uso di Lego. Incredibile ma vero. In contesti più dinamici e interattivi si può passare direttamente a una forma di rapid prototyping, sia che voi vogliate fare plastici o che voi vogliate soltanto disegnare su un pezzo di carta. Un primo passo fondamentale è la documentazione di design. Questo vi permette di mettere su carta o su PC i vostri obiettivi, la vostra struttura e funzionalità di livello prima ancora di passare alla fase visiva o tecnica, e successivamente si può passare direttamente a una forma di prototipazione rapida all'interno del motore di gioco, costruendo versioni rudimentali dei livelli per testare rapidamente spazi, flussi, interazioni di base. Ci sono vari metodi, dal 2D al 3D, che rispondono in realtà a esigenze diverse, ma condividono l'obiettivo comune di mettere alla prova idee di level design in modo concreto e tempestivo. In futuri video vorrei approfondire ulteriormente il discorso e portarvi con me con esempi non solo da altri giochi e quindi analisi di videogiochi, di level design, ma anche con esempi pratici e video approfonditi. Vi invito quindi a seguire il canale se può interessarvi questo argomento, il game design, il level design e la narrativa nei videogiochi. Vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo ad un prossimo video. A presto ragazzi!